faremo vedere in questa parte come dalle 4 tecniche di base con gli Yuqian si possono generare tutte le altre tecniche. Può essere un dividere, un lier, la ragazza lancia la spola, piuttosto che uno zai, piuttosto che anche dei colpi, delle percussioni, delle leve. Beh, ovvio che in questa fase lo faremo in maniera collaborativa, no? Per farvi apprezzare un po' l'aspetto didattico della questione, perché se lo facessimo in maniera più realistica, non dico reale perché diventerebbe troppo complicata la questione, sarebbe un po' più difficoltoso, no? Anche da capire. Quindi lo faremo a una velocità normale, senza accelerazioni, in modo tale che voi possiate vedere i cambiamenti, come ogni tecnica può generare un'altra, come ogni tecnica può essere centro di un numero infinito di altre tecniche, come la cosa fondamentale, tenendo questo punto di riferimento Pon Liu Qian, questa croce, questi 4 settori, no? Questi 4 punti cardinali, da questa lungo gli infiniti raggi di questa roccia dei venti si possono sviluppare innumerevoli tecniche. Bene, Elio, come al solito si prendono le misure, piedi uniti, misura, apriamo il piede sinistro e avanziamo col piede destro. Faremo un po' di giri normali, un po' gli fiani, poi tra l'una e l'altro io inserirò delle tecniche, delle varianti. Cominciamo come al solito con un liu. Ecco, per esempio adesso questo liu può essere invertito e diventa un liu zai, quindi verso il basso, 1, così. Da questa posizione qui, se lui reagisce per esempio con una tecnica, 1, 2, gomito e colpo di gomito, leva, torsione, diventa accarezzare il collo del cavallo. Eccolo qua. Quindi notate tutta l'azione. Se lui ancora reagisce con l'altra mano, con un gancio per esempio, questa diventa automaticamente aprire il ventaglio, 1. Se viene per esempio con un pugno basso verso i genitali, 1, 2. L'airone bianco apre le ali, la gru bianca apre le ali. Da qui se lui continua per esempio, mano al lancio, che può diventare ancora un colpo di gomito, un cao, spalla e un dividere. Quindi 1, così. Mettiamo che lui reagisca, 1 diventa uno spazzolare il ginocchio. Da quella posizione ritorna per esempio 1, 2, ancora. Poi ritorniamo nella posizione con gli Yuqian, riprendiamo, abbastanza cambiando per esempio questa che si presta di più ai cambi, 1, 2, 3, fluido, tranquillo, lento, dolce, senza nessuna tecnica preordinata. Adesso per esempio apro e da qui 1. Ma per esempio quando faccio, lui può sul mio an fare an, così, entra lui, allora ancora lui si viene 1, 2, questo altro tipo di lavoro. E qui ci può essere anche un colpo di ginocchio, no? E poi lo spingo via, an, ancora. Ripeto, stiamo andando, come si dice, a ruota libera, senza nessuna tecnica preordinata. 1 per esempio, da questa parte, da qui lui resiste, si alza,
allora diventa questo. Poi ritorniamo ancora. Per esempio qua può diventare 1, 2 gingituli. Il gallo dorato sta su una gamba sola. Oppure mentre stiamo facendo 1, 2, scambio dietro e quindi proiezione. Ora come la stessa cosa, utilizzando proprio le 4 tecniche classiche. A un certo punto, quando lui io lo blocco e lo proietto. Oppure abbasso e via. È ovvio che può fare anche lui la stessa cosa, però per una questione di didattica, proprio per farvi vedere, altrimenti diventa troppo problematico da gestire e diventa un po' più caotica l'azione, perché come è normale quando si fa in maniera più realistica l'azione diventa veramente caotica. Per esempio da qui, sai, la ragazza lancia la spola, ancora qui, 1, 2, oppure spazzola il ginocchio, da spazzolare il ginocchio, se lui per esempio entra, questo 1, debito, e ritorna Jemofenson. Ovvio, Jemofenson fatto col braccio, in realtà nella pratica, nell'applicazione reale, viene sempre preceduto da un colpo di spalle, poi segue, quindi 1, 2, poi segue questo. Puoi schiacciare qua, bloccare, lui solleva, e per esempio è lui che fa una leva a me, questo, qua, assorbo e poi da qui per esempio si ritrova la stessa spunta, continuando, gingituli sempre. Oppure ora 1, a questi possono aggiungere anche tecniche più dirompenti, no? Ovviamente. Per esempio questo 1, pugno sotto il gomito, così, quindi, mentre si sta facendo il giro, 1, 2, 3, 4. Da qui si apre e si entra. Da questa parte 1, ancora. Si passa senza soluzione di continuità da una tecnica all'altra. Direi che a questo punto possiamo fermarci, vi abbiamo dato solo un piccolo assaggino di quello che si può fare con come, anzi, piano piano il Fichot si trasformi in realtà in combattimento libero, in instant show. Quindi il gradino è questo. Il Fichot serve per cominciare a conoscersi, per cominciare ad applicare i principi che si studiano sia nella forma, sia si perfezionano sia col Nekungu, e poi è un test vero e proprio. Si testa a vicenda, ci si ascolta a vicenda, no? Imparo a conoscere me, imparo a conoscere lui, e imparo a conoscere me in relazione a lui, imparo a conoscere me, lui in relazione a dove ci troviamo, al luogo. Qui per esempio c'è l'acciottolato, non è pari, quindi cambia tutto, quindi devo ascoltare tutto. Il Fichot serve per questo. Quando io mi muovo per esempio devo sentire dove ho appoggiato i piedi, se il terreno cede. Questa è la sensibilità, l'ascolto. Tutto il corpo diventa come un enorme radar,
un po' come la sensibilità del ragno che percepisce appena c'è qualcosa, non solo percepisco i suoi movimenti fisici, ma quando si raffina bene percepisco anche le sue intenzioni. Quindi appena lui prova qualcosa, ecco, si adegua automaticamente, immediatamente l'azione. Quindi si leggono le intenzioni del vostro eventuale avversario. Quindi da un ascolto di tipo fisico, per sentire dov'è la forza, come viene movimentato, come si sviluppa il movimento, e si arriva anche a sentire, a percepire le intenzioni dell'avversario e a anticiparlo. In questo caso il Tai Chi sembra quasi un gioco, perché se quando lui sembra niente, se invece lui ha tempo di dire, allora questo sembra più efficace, ma in realtà è perché la mia percezione è scarsa e allora solo quando vedo uscire il pugno riesco a reagire, ma in realtà e in questo momento basta una piccola tecnica che blocca. Il Tai Chi è l'arte del minimo sforzo e del massimo risultato. Massima economia. Grazie. Grazie a Dio.